Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per il mese di dicembre 2025. Abbiamo la carta dell'imperatore, amici del Capricorno. È una buona carta perché ci parla di stabilità, di concretezza, ma parla anche di lavoro, di costanza, di progettazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Io poi ho pubblicato una guida che spiega proprio come incastrare più oroscopi. La trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono tre, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. E inoltre ci sono anche i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi. Uno è un corso live che partirà a gennaio e poi c'è anche un videocorso, diciamo che è adatto a neofiti, a chi proprio si vuole solo approcciare ai tarocchi. Comunque, trovate tutto sotto. Andiamo a vedere. Ok, partiamo subito con un 6 di spade. Abbiamo la carta del mondo, qui pare che qualcuno voglia allontanarsi da un posto, arrivare ad un certo tipo di traguardo. Abbiamo un 4 di spade, abbiamo l'eremita, la regina di pentacoli, appeso, regina di bastoni, e la torre, ragazzi. Ok, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è, diciamo, l'andamento generale del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro e via dicendo. Allora, come vi ho detto prima, tra il 6 di spade e il mondo sembra quasi che qualcuno voglia andare alla conquista del mondo, ho come la sensazione che ci sia la voglia di allontanarsi da dove si è, che sia una zona fisica, che sia una situazione, per andare verso qualche cos'altro. Andiamo a vedere il 6 di spade, perché il 6 di spade normalmente è collegato alle credenze limitanti, quindi è come se ci dovesse essere un distanziamento da qualche tipo di credenza. Il 7 di coppe, qui sono usciti Fante di bastoni e 7 di coppe. Il 7 di coppe è una carta che apre un ventaglio di possibilità, però è anche vero che sono possibilità che non tutte possono essere realizzabili, quindi mi viene da dire, inizio mese potrebbe essere un momento ideale per rivalutare quello che pensate inerente voi stessi, la situazione, il lavoro, quello che è. Analizzate come pensate, mi viene da dire. Andiamo a vedere il mondo. 4 di coppe. E 8 di spade. O qualcuno vede questo obiettivo lontano, o qualcuno, diciamo, si sta distanziando, allontanando da qualcosa, ma in realtà non sa ancora verso che cosa, perché qui abbiamo sia l'otto di spade che è raffigurato con una fanciulla bendata ed è comunque la carta dell'autoboicottaggio, è qualcuno che si sta dando delle martellate sui piedi da solo. E mentre poi il 4 di coppe, anche questa è una carta, io la chiamo proprio la carta della cecità, è qualcuno che non vede la coppa in più che viene offerta.
C'è qualcosa che non vedete. Secondo me questo obiettivo finale, questo risultato, questo compimento di cui ci parla il mondo, è il completamento verso il quale state andando, la fine di un ciclo che secondo me non avete ancora ben chiaro. Andiamo a vedere il 4 di spade, perché il 4 di spade è una carta, è una carta effettivamente di guarigione, è spiegato da un eremita e da un 7 di bastoni, quindi qui secondo me si tratta di un momento che potreste vivere di isolamento proprio per riuscire a decifrare meglio quello che volete, gli obiettivi prossimi da raggiungere. Diciamo che tra il 4 di spade e l'eremita sento come la necessità di stare proprio per conto vostro, cioè avete bisogno di stare con voi stessi. Ah, l'eremita ce l'avete anche qui, anzi andiamo a vederlo. 3 di coppe e 3 di spade. Non lo so, è come se ci fosse qualche cosa che vi porta lontano. Potrebbe essere lontano a livello geografico con questo mondo o lontano, mi viene da dire, dal mondo con questo eremita, cioè lontano dagli altri, lontano dalla società. Vi dicevo già qui che c'è come il bisogno di un momento di introspezione. Datemi una carta per il 3 di spade. 9 di spade, datemi una carta per il 3 di coppe. Cavaliere. E che di nuovo è un po' come se mi riconfermassero quello che vi ho appena detto. Andiamo avanti, parcheggiamo un attimo lì l'informazione, poi eventualmente ci ritorno. Andiamo a vedere la regina di denari. Imperatore nuovamente, ma che bello. E re di spade. Quindi questo momento di introspezione, secondo me, di autovalutazione, di auto-osservazione dei propri pensieri, secondo me vi dà la possibilità di creare un ordine, una struttura. Vi ricordo che l'imperatore è anche l'archetipo del padre, colui che dà le regole, che dirige. E c'è anche un re di spade che più o meno a livello di organizzazione, di piani, è un po' la stessa energia. E quindi secondo me tutto questo lavoro può darvi come una nuova concretezza. Andiamo a vedere l'appeso. Temperanza, una carta di guarigione, sole e 2 di bastoni. Credo che questo lavoro, oltre ad aiutarvi a portare a terra qualche cosa, qualche risultato, secondo me, ehm, può effettivamente dare come questa possibilità di crescita, sia il sole che l'imperatore, che anche la regina di pentacoli, sono carte di crescita, di prosperità. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Cavaliere di spade e giustizia. C'è come da regolarizzare ancora qualche cosa, però io credo che prima ci sia bisogno di un riequilibrio interno per poi arrivare a questa giustizia, a questo riequilibrio esterno, perché poi con il Cavaliere di Spade vi vedo andare dritti verso i vostri obiettivi. Però scusate, vado a vedere la torre perché sono proprio curiosa di sapere cosa si distrugge. Regina di bastoni, 5 di bastoni e 2 di spade. Io credo che con questa torre le credenze limitanti di inizio mese possano effettivamente essere buttate giù.
Anche perché qui abbiamo un 2 di spade, girato al contrario, e ho la sensazione che uscirete da certi dubbi. Secondo me uscirete proprio allo scoperto a fine mese. Si tratterà di rompere, secondo me, con vecchi schemi di comportamento, ma soprattutto vecchi schemi di pensiero. O anche vecchi schemi di non comportamento, cioè per qualcuno a inizio mese c'è come una sorta di blocco, di non mi muovo, non so dove andare, so che mi devo allontanare da dove sono, so che non mi piace la situazione in cui sono, so che c'è un qualche, come vi posso dire, qualche lido mi viene da dire, migliore, qualche orizzonte, non mi veniva la parola ragazzi, migliore rispetto a dove sono adesso, però qui è come se non riuscissi ancora a vedere la strada. C'è un momento di autovalutazione, di introspezione, anche di rivalutazione di quello che penso. Ehm, Potrebbe anche esserci qualche tipo di confronto magari con delle persone vicine a voi, con qualcuno che ne sa più di voi inerente magari ai temi filosofici della vita, piuttosto che ehm, temi inerenti al vostro settore, se per esempio voleste allontanarvi dal lavoro. E dopo c'è come una messa a terra di tutto quello che si è elaborato nella prima parte del mese. Quindi è un mese di forte concretizzazione. Mm? Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dai disoccupati. Io credo che qui possa effettivamente affacciarsi un contratto, ragazzi, un lavoro. Ehm, diciamo che è molto più forte la sensazione di trovare un lavoro o rispondere a dei curriculum, per esempio, in funzione di iniziare nel 2026 piuttosto che adesso a dicembre. Però vi dico che se lavoraste nel mondo della bellezza, nel mondo della organizzazione di eventi, nel mondo mi viene anche il giuridico, non so perché, però in questi tre settori o comunque in settori similari, secondo me potreste trovare anche qualche cosa, magari un paio di settimane per dicembre. Adesso dipende da che settore, però se fosse bellezza, organizzazione di eventi, vestiti, moda, in quei settori lì sì c'è probabilità di trovare qualche cosa. Mi dicono, ho sentito la parola hostess, quindi magari non lo so se c'è qualche fiera, qualche promozione o comunque adesso, insomma, sotto le festività di Natale magari qualcuno può trovare anche all'ultimo minuto, no? Per fare promozione. Per quello che riguarda invece le persone che sono occupate, allora, io devo dire che è un buon periodo, ragazzi. È un buon periodo. Se state aspettando un aumento, una promozione, una conferma di un contratto, arriva. Un trasferimento no, non lo vedo. A livello anche di colleghi, secondo me sarà abbastanza, come vi posso dire, armonioso il mese. Per chi volesse cambiare lavoro, i settori che ho nominato prima sono validi, però ho anche la sensazione che qualche settore tecnico, architetto, geometra, qualche impiegato comunale che si occupi di queste cose, anche quei settori lì possono essere favorevoli per cambiare lavoro. Vi dico così solo perché alla fine avete una torre. Io in realtà non sento proprio come delle fini a livello concreto. È più un cambio, una destrutturazione quella che sento io con questa torre, però per qualcuno potrebbe effettivamente far riferimento alla fine di un lavoro. Ehm,
Per le persone che sono autonome, guardate, io vi dico, sento aria di forte collaborazione, cioè nel senso, come vi ho detto all'inizio qui, c'è la voglia di spostarsi da dove siete ed e di aprirvi a nuove possibilità. C'è prima da fare come un'autovalutazione, un lavoro interno, il capire dove si vuole andare, dopodiché, secondo me, si sbloccano le cose. Con questa giustizia effettivamente potrebbero arrivare delle collaborazioni. Tenete presente che la giustizia è anche riferita alla giustizia divina e normalmente è perché vi viene dato tutto quello che vi è stato tolto, cioè un po' come la legge di compensazione, no? E sento che siete un po' su quella strada nel mese di dicembre. Potrebbe essere utile per voi autonomi investire un po' di più nella pubblicità. Anche se dicembre non è il mese migliore per pagare la pubblicità perché è il mese dove costa di più. Studiate una strategia magari per gennaio, ecco, così l'investimento non è esoso. Parliamo di relazioni, ragazzi. Anzi, no, parliamo prima di soldi, visto che siamo su lavoro, progetti, soldi, parte materiale. Ehm, bene, i soldi bene. Devo dire che nel flusso economico potrebbe sbloccarsi qualche cosa. Effettivamente abbiamo un imperatore, si parla di stabilità, si parla di prosperità, c'è anche un sole qui, c'è un imperatore qui. Abbiamo un mondo che mi parla di risultati ottenuti, questa giustizia, quindi potrebbero effettivamente, diciamo, espandersi le vostre fonti di ingresso o comunque se avevate problemi a livello finanziario, sento che dicembre è un buon mese per risollevarsi un po'. Io sento che potrebbe essere una cosa continuativa, cioè come se dicembre ripartisse il vostro flusso di entrata. Questo vale anche per chi è disoccupato. Magari non troverete lavoro, però in qualche modo riuscirete a portare a casa dei soldi. Non sento vincite, potrebbero essere più lavoretti o... Vi dico, le entrate extra potrebbero arrivare da qualche cosa collegato con la palestra, il movimento, il benessere fisico, con la meditazione, quindi il benessere psico-emotivo, mindfulness o quelle cose lì. Potrebbe essere qualche festa dedicata ai bambini, sapete, quelle cose che si fanno una tantum e che secondo me in questo mese sono tutte ben, son favorite. Comunque, la parte del denaro, la parte economica, secondo me, sta bene. Questo mese potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo per chi ne avesse avuto bisogno. E invece, se parliamo di progetti, sento che siete lì che c'è qualche cosa che bolle in pentola. Non credo che sia il momento di buttarlo ancora fuori, nel caso sia un progetto ancora così ipotetico. Nel caso sia invece un progetto già messo in marcia, credo che dovreste smettere di pensare che siete soli. Cioè io credo che possiate contare su chi vi è intorno, mentre voi state pensando di non poterlo fare, ma per il modo che avete voi di pensare. Quindi io credo che questa torre arrivi alla fine per destrutturare un po' il modo di pensare e per concretizzare. Quello che non serve, tutte le illusioni, via e si porta a terra quello che effettivamente può essere, diciamo, fruttifero, ok? Parliamo adesso sì di sentimenti. Allora, se siete single, ragazzi, non è che veda tutto questo movimento, sinceramente, durante il mese di dicembre. Cioè, ma perché siete in questa fase di isolamento, siete in questa fase di introspezione, se volete anche di chiusura. Sento che
Non lo so, non avete tutto questo entusiasmo, probabilmente perché state facendo questo lavoro. Se vi state chiedendo perché mi capitano sempre lo stesso tipo di persone o perché la dinamica nella relazione è sempre quella, ipotesi, qui c'è qualche tipo di questione da osservare e da rielaborare. Una volta che darete come una nuova struttura al modo di pensare, le cose poi si sbloccano. Infatti a fine mese potrebbe esserci una persona, Sagittario potrebbe essere, ehm, che incontrerete, potrebbe anche essere Ariete, considerato l'imperatore, comunque un segno di fuoco. E, e secondo me questa torre è collegata a questa persona, cioè tutte le ideologie che avete, tutte le paturnie che vi siete fatti durante questo mese, questa persona ve le butta giù, tac, in un nanosecondo. Quindi è come mi sono fatto tanti problemi e poi invece si poteva vedere altre realtà, quelle che qui a inizio mese non si vedono ancora con questo 4 di coppe e 8 di spade. Ok, parliamo di chi è in coppia. Io sento che queste credenze limitanti del 6 di spade a inizio mese vi fanno credere, o comunque è come se aveste l'idea di dover dare di più, di dover avere di più, di dover fare di più. Cioè, magari la vostra relazione è, come vi posso dire, arrivata ad un punto di fusione tale da non avere più questi picchi e questi down, quindi diciamo che non dico encefalogramma piatto, però tranquillo. E probabilmente voi avete bisogno come di questa adrenalina e allora qui il punto è che o potreste pensare ad un viaggio o tutto questo lavoro, ma il viaggio intendo da soli, potrebbe anche essere in coppia per smuovere la coppia, però molte persone credo che questo viaggio potrebbero affrontarlo da soli o come avere bisogno di un'esperienza in solitaria per avere qualche cosa di nuovo da raccontare nella coppia, magari per vedere come me la cavo senza il o la partner, per vedere come sono io, come sono evoluto in questo periodo. Potrebbe essere un viaggio anche in coppia, come vi ho detto, o per qualcuno il dire: "Ma, andiamo al passo successivo, proviamo", potrebbe essere o ad andare a vivere insieme, quindi prendersi la responsabilità di una casa insieme, oppure si potrebbe proprio iniziare un discorso di figli per qualcuno. Se non siete più in età da figli, si tratta di progetti in comune, ecco, perché anche, ehm, c'è la casa in mezzo. Ehm, tutto sommato, secondo me, sarà un mese abbastanza passionale per le coppie e io ho l'idea che voi a inizio mese non vi renderete, cioè non vi rendete conto dell'ascendente, del potere che avete nella relazione. Questo perché voi non vi vedete, però con questa regina di bastoni, alla fine della lettura è girata a testa in su, quindi è un po' come riprendere il vostro potere personale. Vi dico che con la carta della giustizia si tratta di essere retti, giusti, corretti, anche nei confronti degli altri, ma soprattutto nei confronti di voi stessi. Se una cosa è no, rispettate i vostri confini. Se invece sentite che una cosa vi trasporta, buttatevi senza farvi 20.000 pensieri su come potrebbe andare, su come potrebbe essere il futuro. Cioè a un certo punto ci deve essere come un giusto equilibrio, ma qui lo riparerete con la carta della giustizia, scusate, della temperanza. Il giusto equilibrio deve essere tra quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore. Se parliamo di famiglia, intesa come famiglia di anime, quindi famiglia di sangue, amici, vicini, colleghi, anche lì sento che sarà un periodo dove starete un pochettino a fatti vostri e
Non lo so, la sensazione iniziale è che appunto ci sia come una situazione molto calma, molto tranquilla, molto insipida, dalla quale vogliate spostarvi. E quindi un po' dal mondo, secondo me, vi isolerete, proprio per dare il passo a questa fase introspettiva. E questo farà sì che risanerete, capirete qual è il filo da seguire per rompere certe barriere e concretizzare quello che volete. È un mese molto bello, Capricorno, prospero, devo dire. Andiamo a vedere qualche oracolo. Anche carta numero 7 e questa carta parla di rigenerazione e di piante medicinali. Cioè, ho proprio come l'idea che questo sia un periodo di purga. Anche perché qua c'è un 3 di spade e un 9 di spade. Cioè, secondo me avete bisogno come di lasciare indietro una certa sofferenza o potrebbe essere l'idea del sacrificio. Mi devo sacrificare per avere una relazione stabile, per guadagnare, per essere rispettato, per essere amato. Potrebbe, siccome il cibo fa chimica nel nostro corpo e sappiamo che ci sono proprio ormoni e diciamo trasformazioni chimiche nel nostro corpo che possono portare la felicità, la depressione e via dicendo, tipo, questo ve lo dico perché l'ho provato per esperienza personale. C'è stato un periodo dove non stavo molto bene e per non fare gli esami allergici, dell'allergia, perché costano un po', ho deciso di togliere il glutine e di fare una prova per vedere se era quello che mi faceva star male. Vi dico ragazzi che non sapete quanto mi è cambiato l'umore, cioè ero proprio più serena, soprattutto noi in Italia che mangiamo tanto pane, tanta pasta, abbiamo come un'intossicazione del glutine. Provate per 21 giorni a non toccare più il glutine, quindi informatevi bene sui prodotti che contengono glutine, perché per esempio anche l'avena contiene glutine, la birra, però provate. Questo è stato uno degli effetti che io ho subito sentito. Altri effetti immediati sono stati la perdita di 3 kg, quindi mi sono come sgonfiata, e poi una flessibilità incredibile nei tendini, nel tessuto connettivo. Queste sono le 3 cose immediate. Poi io sono andata avanti per un po' di mesi a farlo e il corpo si è come disintossicato, però effettivamente, diciamo, il consiglio a livello alimentare qui potrebbe essere di integrare con alcune erbe. Mm. Andiamo a vedere un altro oracolo. Luna piena. E questa carta vi dice che di dare il benvenuto alla chiarezza e alla guida dalla luna piena. E poi qui abbiamo la carta numero 35 che vi dice di abbandonarvi al flusso dell'universo, a quello che l'universo ha da darvi, ha da proporvi. Una fatina per concludere la lettura. Meditazione. Qui vi dice di trovare un po' il vostro centro, ma secondo me sì, sarà un periodo dove potreste anche, guardate, cioè voglio dire, sono tutti e tre messi con le gambe incrociate. Quindi può essere un buon periodo per iniziare a meditare. La meditazione, ragazzi, non è necessariamente Nammyo, Rengenkyo o che ne so, lo stare lì e cercare di fare il vuoto mentale, perché questa è la meditazione più difficile in assoluto e a mio avviso bisogna già essere un po' allenati. La meditazione può essere qualche cosa, o meglio, diciamo che la definizione potrebbe essere qualsiasi cosa che vi fa uscire dal tempo. Per esempio,
fare un mandala, che tra l'altro è anche uno degli esercizi che sviluppa il sesto chakra. Creare un mandala è un qualche cosa che si fa piano, rimanendo nel momento presente e nel momento in cui vi rendete conto che quella cosa lì, che può essere anche stirare ragazzi, cioè non importa, però quella cosa lì non vi fa guardare l'orologio ogni 5 minuti, cioè dove proprio vi perdete. Normalmente sono gli hobby, però tutto può essere visto come una meditazione. L'importante è essere nel momento presente. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, è stata una bellissima lettura, devo dire, spero che siate contenti. Fatemi sapere nei commenti, per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, date hype, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro voi lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi amore, lavoro, denaro, il tempo, la bellezza, insomma ce ne sono una marea. E in più ci sono anche altri temi correlati di metafisica, quindi parlo delle energie sottili, dell'astrale, insomma ci sono tanti temi ed è stata creata come una formazione perché sono quasi 30 anni dei miei studi condensati e messi lì a vostra disposizione per aiutarvi nel vostro processo evolutivo. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine in lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!